Ciao, io sono Andrea Alexandrescu, Alexandra, e sono responsabile logistico in Galardi su tutti e due gli appalti, Nerviano e Lainate. E sono diventata responsabile logistico, ormai faccio questo lavoro da 12 anni. Ho iniziato in una piccola logistica come semplice riconfezionamento, etichettamento, però non ero mai contenta e volevo sempre salire di grado, imparare sempre più cose. Il mio datore di lavoro ha notato che io posso di più, mi ha dato appunto la possibilità di crescere nel mio lavoro, insegnandomi chiaramente molte cose, addirittura anche salire sui mezzi di carico camion, muletti, insomma ho fatto veramente di tutto. Sono Francesca Capaci, è 17 anni che sono in Galardi e ho iniziato dalla gavetta, quindi piano piano poi sono cresciuta grazie anche all'aiuto dei colleghi e la fiducia che la proprietà ha avuto in me, e così sono riuscita ad ottenere un po' di risultati. In Galardi ho iniziato sempre tramite una cooperativa, quindi ero proprio magazziniera pura. Il mio datore di lavoro mi ha notata già da subito, adesso sono direttamente con Galardi. Il mio ruolo è proprio quello di organizzare assolutamente tutto quello che è logistica. Io ho scelto questo settore quasi per caso, e poi mi sono appassionata e mi è piaciuto proprio il modo con cui te ti puoi relazionare sia con l'estero che con l'Italia, perché appunto è un lavoro dinamico, vario, che ti dà la possibilità, se vuoi, di poter appunto crescere e non fermarti mai. Mi è capitato appunto questo lavoro, mi ha incuriosito, mi sono proprio imposta di crescere, di voler imparare sempre di più. Ho visto sin da subito che questo lavoro fa per me, e infatti in 12 anni di logistica mi sono fatta un bel bagaglio di esperienze, e chiaramente voglio che questo bagaglio diventa un valigione, perché appunto voglio arrivare ancora più in alto. Mi piace, mi sono proprio innamorata di questo lavoro e non lo cambierei per niente al mondo. Ci possono essere stati dei problemi in questi anni a lavorare con degli uomini? No, perché appunto se loro hanno un pensiero differente dal mio e io magari lo condivido, insieme possiamo trovare una soluzione comune per raggiungere l'obiettivo prefissato. Il fatto che questo lavoro sia maschile probabilmente era tanti anni fa, ma ormai siamo nel 2023 e le donne si sono un po' emancipate, ed è per quello che dico, ormai non sono solo gli uomini che lavorano, ma anche le donne. Anche in un settore prettamente maschile, se hai le capacità e la forza di volontà e l'azienda ti dà a disposizione fiducia e risorse, puoi emergere, perché comunque ci troviamo in un'epoca dove il miglioramento dei risultati è il punto di partenza di tutte le aziende. Il fatto che tu lavori anche assieme a uomini non è questo un limite, ma anzi è un valore aggiunto. Però se ci sono donne capaci, ci devono essere anche dall'altra parte aziende che hanno un'apertura mentale e un occhio al futuro con a fianco le donne. È strano vedere una donna su un muletto, per esempio. Io sono l'esempio che sono una donna e esatto. Ho usato e uso ancora i mezzi di carico e scarico. Come hai detto tu, se una donna vuole può. So che tu tra l'altro sei anche una mamma e sei anche molto orgogliosa. Sì, sono una mamma e all'inizio avevo molto timore di questo perché non sapevo come far convivere questi due mondi. Grazie all'aiuto e il supporto della mia famiglia e anche al fatto che l'azienda ha creduto in me, sono riuscita appunto a trovare un'unione. Io credo che non ci siano problemi per le donne nel diventare mamme e poter comunque continuare a lavorare in questo settore. Sono molto contenta di poter essere diventata mamma proprio in questo mondo, che è difficile ma non è impossibile. È logico che se punti un obiettivo è perché ti piace, quindi hai la voglia di crescere, vuoi arrivarci, sei motivata per andare a prendere quella strada che hai scelto di prendere. Se c'è una donna valida, le devi dare la possibilità e l'opportunità di poter appunto emergere, crescere e fare in modo che le sue qualità siano poi incluse
anche grazie a quelle degli uomini, affinché si arrivi ad ottenere l'obiettivo. Se insieme confrontiamo le proprie opinioni, le proprie idee, mettiamo a disposizione dell'azienda le nostre qualità migliori, possiamo raggiungere tutto quello che vogliamo. Sta sempre alla persona che si ha di fronte, all'intelligenza, il cercare di trovare una soluzione comune, non dividersi o distruggere il progetto. Non avere mai paura di chiedere, fai 10.000 domande fino a quando sei sicura che hai capito tutto. Chiedere non vuol dire umiliarsi, chiedere vuol dire che vuoi essere sicura di quello che fai. Ti trovassi davanti una ragazzina che vorrebbe intraprendere il tuo stesso percorso, quindi lavorare nel tuo specifico ruolo, tu cosa le potresti consigliare? Innanzitutto di non avere paura. Se sei capace e hai molta autostima e fiducia in te stessa e nelle tue capacità e trovi un'azienda che ha il tuo stesso pensiero ed è proiettata appunto per un futuro dove anche le donne possono far parte di questo mondo, non ci sono problemi. Di tutto ti deve piacere il lavoro, devi avere delle curiosità, non fermarsi mai, non avere mai limiti. Se vuoi arrivare a fare questo lavoro, ad avere questa responsabilità, deve piacere e devi essere molto curiosa di cosa c'è più in là. Sono molto orgogliosa appunto di far parte di questo gruppo, tanto che anche a volte, quando per esempio sono in giro e vedo il famoso camion Galardi sull'autostrada e vedi i marchi per i quali te lavori, lì c'è un pezzettino della Galardi, lì ci siamo noi, lì c'è un pezzettino del mio lavoro, bellissimo. Mai sottovalutarsi, se puntiamo su una cosa e vediamo che magari è più faticoso arrivarci, di non mollare mai. Non ci si devono porre limiti perché non ci sono. Puoi farlo, non ti fermare al fatto che no, questo lavoro è un lavoro da uomo, non potrò mai farcela perché non è così. Ragazze, non abbiate paura, ma buttatevi, perché se trovate le persone giuste potete andare ovunque. Ti ringrazio allora per essere stata qui oggi con noi, per averci dedicato del tempo, per aver risposto a tutte le nostre domande. Mi ha fatto piacere. Io ringrazio te e ringrazio ancora tantissimo l'azienda che mi ha dato questa grandissima, importantissima opportunità.